Eccoci oggi con Nicoletta Garioni di Teatro Gioco Vita. Ciao Nicoletta. Buongiorno. Allora, oggi abbiamo Nicoletta che, nonostante la bottega si intitoli La Bottega dei Burattini, lei non si occupa di burattini, giusto? Perché si occupa di una materia molto particolare, anche quasi immateriale del teatro di figura, cioè le ombre. Giusto? Giusto. Allora, io ho preparato 3 domande, vediamo se riusciremo ad affrontarle tutte quante, perché è una tematica che mi incuriosisce molto, perché poi io non so niente di assolutamente nulla di ombre. E quindi partiamo. La prima domanda che ti vorrei fare è, quando lavoriamo con le ombre fondamentali, e sembra quasi una cosa filosofica, no? È fondamentale la luce. No? Per avere le ombre ci serve la luce, quindi quasi filosofico. E quindi ti vorrei chiedere qualche curiosità, qualche dettaglio su questo aspetto. Che luci, in che modo e così via. Sì, beh, allora, guarda, ovviamente per poter vedere le ombre, come hai detto tu, la luce è necessaria, è indispensabile. E quindi noi quando andiamo a costruire, cioè, o a comporre, diciamo, uno spettacolo con ombre, con un oggetto, che siano, io dico oggetto, inteso come corpo, perché ci può essere l'ombra corporea, oppure un oggetto più codificato del teatro che è la sagoma, è indispensabile pensarle in relazione alla luce. Quindi senza luce non ci sono ombre. Sulla nostra terra, se non avessimo il sole, le ombre non le vedremmo. Siamo nel buio, se non si accende una luce non riusciamo a vedere l'ombra. E poi qui si apre, diciamo, invece un discorso diciamo, molto ampio, perché ovviamente una cosa da dire fondamentale è che se l'uomo non avesse inventato il fuoco, non ci sarebbe un tipo di ombra particolare, che è quell'ombra che va sui muri, è l'ombra che sta in piedi. Quindi, cioè, con questo gesto è stato molto importante, questa invenzione dell'uomo. Se ha preso il fuoco, lo può mettere dove vuole. Allora, con questo principio che lo può mettere dove vuole, anche noi teatranti abbiamo detto, ma beh, insomma, ci scegliamo una luce e la possiamo mettere dove vogliamo. Cioè, a seconda di dove la mettiamo, facciamo delle ombre diverse. E questo è un principio molto importante, perché trova legato, come dire, in questa dualità, trova la connessione e il legame fra luce e oggetto. Sono strettamente connessi, posizione e qualità. Che quindi sì, Cioè, c'è una sorta di... ovviamente la qualità della luce crea con la tecnologia, con le scoperte, cioè dalla lampadina al neon, allora tutte le scoperte che ci sono state sono arrivate poi alla luce alogena, che è quella che noi usiamo, che abbiamo usato finora, che è stata una scoperta importantissima, perché con questa piccola luce, piccolina, riusciamo a proiettare delle ombre belle, nitide e di forte presenza, insomma, ben visibili. Vero, perché più la sorgente luminosa, immagino, è ridotta, più si avvicina a punti forme, più poi l'ombra risulterà nitida, immagino. L'ombra, con questo tipo di luce, l'ombra è nitida. Ovviamente la tecnologia sta andando avanti e noi facciamo i conti sempre con questa evoluzione tecnologica, perché adesso ci sono il LED, ad esempio. Anche il LED è interessante, Perché è piccolo molto piccolo. interessante, e evolvendo sempre di più. Quindi, e crea un'ombra ancora diversa. Ed è strettamente legata alla luce il nostro mondo e il nostro modo di fare teatro. E quindi in questo, la seconda domanda che mi verrebbe in mente, in questo dialogo quindi che c'è fra la luce e l'oggetto, no? Che in qualche modo dialogano per produrre l'ombra,
l'oggetto misterioso, perché poi noi in realtà, noi spettatori, non vediamo l'oggetto, ne vediamo solo l'ombra, e quindi mi viene una domanda: di che materiali, a parte l'ombra corporea che chiaramente sarà l'attore, ma con che materiali si vanno a costruire queste sagome, questi oggetti? Arriviamo ad un altro legame, ad Mm. un'altra relazione, Mm. perché abbiamo scoperto la relazione luce e oggetto, ma c'è un altro elemento che è importantissimo, che è lo schermo. Mm. Cioè, fra questa relazione, fra questi tre elementi, luce, oggetto e schermo, si crea un dispositivo, cioè si decide come mettere in scena lo spettacolo. Allora dobbiamo uscire dallo stereotipo di pensare al teatro d'ombre come uno schermo teso dietro cui si muovono degli oggetti o delle sagome e lo spettatore è di fronte al telo e vede soltanto le ombre. In realtà nel teatro d'ombre contemporaneo questi tre elementi dialogano in continuazione e creano un dispositivo sulla scena assolutamente variabile, per cui si decide che cosa mostrare allo spettatore. Non sempre la sagoma è dietro al telo, ma è anche Vero. davanti. Allora, per stringere, perché so che abbiamo poco tempo, e arrivare subito all'idea della costruzione, quindi dei materiali, quindi la costruzione della sagoma dipende da questi due elementi e dipende dalle scelte registiche che vengono fatte. Dopodiché si cercano i materiali, se deve essere davanti, se è vista, ovviamente deve essere anche, non sempre, ma si può decidere che sia bella da vedere, che sia decorata esteticamente, che rimandi ad un'iconografia magari particolare, ad una materia particolare, e di lì si scelgono tutti i materiali. Se invece si vedono solo le ombre nere, può essere anche semplicemente di cartoncino, un semplice cartoncino va bene. Se sono ombre colorate, noi chiamiamo fra virgolette, perché in realtà le ombre colorate non sono ombre, che sia chiaro, è luce. È luce Certo. colorata, però nel teatro lo usiamo anche queste, e sono di una plastica che si chiama policarbonato trasparente, che viene poi dipinta con i colori da vetro. Di solito noi come materiale utilizziamo sempre una base di policarbonato per permettere che abbia una durata nel tempo, e poi le rivestiamo, le coloriamo, le trattiamo, ma possono essere in legno. Diciamo che il policarbonato è il materiale che è più duttile e più resistente per poterle costruire, ma del semplice cartoncino crea già delle ombre bellissime, dipende dalla forma che si dà. Certo, grazie. E ti faccio l'ultima domanda, poi dopo se ci vuoi mostrare qualcosa o fare una visita, Beh, una breve visita al sì, laboratorio, ti se chiederei... vuoi, sì, Mm? dimmi pure. Ah. Ti chiederei quali sono, così proprio pochissime parole, è chiaro che anche questo sarebbe un argomento vasto, le possibilità che ti dà lavorare con un qualcosa di materiale come l'ombra rispetto a lavorare con oggetti fisici tridimensionali. Quali sono che possibilità in più apre l'ombra? Questa è una domanda da conferenza. Mm-mm. Allora, va bene, in modo molto Molto sintetico. sintetico. L'ombra è una forma, noi vediamo attraverso l'ombra, vediamo una forma, no? Piatta, nera, chiamiamola nera, può essere colorata, ma parliamo noi adesso di ombre nere, che può essere prodotta da un corpo oppure da un oggetto costruito apposta e codificato come la sagoma. L'ombra è molto essenziale, cioè ci lascia, ci comunica la forma,
diciamo, l'essenza del personaggio, che può essere umano o no, a seconda di come la definiamo, di come decidiamo di costruirla, attraverso dei tratti essenziali. Ecco, è proprio questo essere nera e questi tratti essenziali lasciano nello spettatore uno spazio di immaginazione che è il suo, cioè è il suo vissuto, no? Quindi ha la possibilità, in questa mancanza di elementi, in questa suggerisce un personaggio, ma nello stesso tempo evoca qualcosa che rimanda al nostro vissuto e a noi, alla nostra mente, al nostro inconscio, alla nostra esperienza anche. E quindi c'è questa forma di proiezione dello spettatore all'interno dell'ombra. E questo secondo me è un elemento in più. Inoltre con le ombre ovviamente si parla, come hai detto tu, di materialità, cioè di qualcosa che è evanescente e non puoi toccare, e c'è tutto questo mondo. Inoltre puoi ingrandire, fare cose che con gli oggetti non puoi. Un oggetto, se lo costruisci, è quello. Puoi creare tanta immaginazione attorno, ma è quello, è lì. Sì, sì. Invece con l'ombra noi arriviamo ad ingigantire, cioè diventa una figura, può diventare uno sfondo a un certo punto, e poi si può sovrapporre ad un'altra figura, e di qui nasce anche un lavoro di composizione, no? Di costruzione dell'immagine attraverso la tecnica e il linguaggio proprio teatrale delle ombre. Sì, penso che tu sia riuscita mi proprio fermerei qui, perché possiamo andare avanti ore a parlare di questo. Guarda, va benissimo, e penso che tu sia riuscita a trasmettere anche quella che è questa magia, questa atmosfera da sogno che le ombre trasmettono. E dai, visto tra che... l'altro bisogna dire una cosa, aggiungo solo questa cosa, perché Sì, sì. noi quando parliamo di ombre pensiamo sempre all'immagine, che anche l'immagine fotografica. In realtà l'ombra è qualcosa di estremamente presente, è qui ora, senza un corpo non ci potrebbe essere ombra, quindi senza la sagoma che viene animata non c'è l'ombra, senza il corpo umano non c'è l'ombra nel teatro. Quindi essendo ha tutti questi rimandi, ma è qualcosa di molto, Certo. molto reale, molto vero, molto concreto nella sua immaterialità. Certo, certo, grazie. E se è piacere, in un minuto o due, se ci vuoi far vedere qualche sagoma, se li hai portati in mano, o vuoi farci vedere un momento in laboratorio, sarebbe bello. Allora, sì, io vi faccio, se ci stanno nell'inquadratura, adesso facciamo una cosa, vi faccio vedere alcune sagome, se si riesce. Sì? Queste sono, ecco, la tengo ferma, sono due sagome, che è una di prova, che è piccolina, e l'altra che è in un materiale che ha delle trasparenze, la tengo ferma, e viene costruita con tutte le tecniche di manovra. Prima parlavamo di materiali, vi faccio vedere queste due, che in realtà, vedete, sono sagome. Questa è una sagoma, perché è piatta ovviamente, vedete com'è, però è rivestita come se fosse un burattino, un pupazzo, ha del materiale proprio, tutto un rivestimento. Certo. Oppure quest'altra, che è sempre una sagoma piatta, ma è pittorica, perché anche queste due venivano utilizzate, diciamo, a vista. Davanti. Poi vi faccio vedere un'ultima sagoma, per
chiudere rispetto ai materiali, no? E questa me la metterò davanti, guarda, così si vede la Si coglie trasparenza. proprio la Questo trasparenza. Sì. è un misto fra un corpo opaco e invece una parte trasparente. Vi faccio, chiudiamo, vi porto in giro per il laboratorio. Grazie, grazie mille. Allora, qui dietro a me vedete una parte di sagome. Cerco di muovere il meno possibile. Tantissime. Adesso mi giro che così vedrete. Ecco. Questo è il nostro spazio dove andiamo a costruire. Dove nascono le creazioni. Dove nascono, ovviamente, c'è la sala prove. Spero che di non muovere troppo. Ma comunque è bellissimo dall'idea dello spazio, dell'ambiente in cui chi costruisce passa effettivamente ore e giornate in mezzo ai materiali, agli Un scaffali. 360 gradi appese in alto. Wow. Trovate. Grazie. Ecco. Grazie Nicoletta, allora direi che è il momento di salutarci. Io ti ringrazio davvero tanto per il tempo che ci hai dedicato, per tutto ciò che ci hai raccontato, per la magia che ci hai trasmesso riguardo al teatro di ombre. Quindi grazie mille e a presto. Grazie a voi. Va A bene. presto. Ciao. Arrivederci. Ciao.